Ciao, io sono Sonia, benvenuti o ben ritrovati. Come vedete ho cambiato un po' il settaggio della mia inquadratura perché ho il microfono nuovo e la webcam nuova per chi non lo sapesse ancora e quindi volevo un po' provare a vedere come funziona e anche se li ho già utilizzati devo comunque imparare ad utilizzarli meglio, tipo settare le luci e tutto il resto. Comunque, oggi sono qui per farvi vedere come ho costruito l'armatura di Isera. Lo so che sono in ritardo tipo di tantissimo perché l'ho finita l'anno scorso, però dovevo fare uscire questo video, assolutamente. Anche se un po' sforzato perché comunque appunto sono mesi che dovevo pubblicarlo. Ma non importa, in questa prima parte vi farò vedere come ho costruito il bikini, le corna, il collare, gli spallacci, il diadema e le scarpe. Per gli altri pezzi e per la colorazione dovrete aspettare la seconda parte. Ho dovuto anche dividerlo in due appunto perché altrimenti veniva fuori tipo un video lungo 40 minuti ed è tantissimo, perciò l'ho diviso in due. Vi ricordo come sempre gli appuntamenti con Do It Nerd durante la settimana, in cui parliamo appunto di vari argomenti inerenti al cosplay, inerenti ai miei cosplay, ai miei tutorial e tutto quello che ci va dietro. Inoltre, se volete sostenere il mio lavoro, qui sotto nella descrizione trovate un sacco di modi super fantasiosi per farlo. Ah, e inoltre iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, che è importantissimo per non perdere i prossimi video. Detto questo, partiamo! Per l'intero progetto utilizzerò l'Evafoam di spessore 5 mm ad alta densità. Iniziamo dalla parte più importante. Come al solito mi avvolgo con il cellophane e poi con il nastro adesivo. E disegno la forma della mutanda con un pennarello. Per avere un risultato simmetrico faccio soltanto metà. Poi traspongo le mie forme sul foam di 5 mm con un pennarello bianco. Ho disegnato le forme 2 volte per ogni forma e adesso unisco i pezzi con il mastice. Io utilizzo quello della Pattex, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Faccio una prova per vedere se è tutto ok. Poi decido di rifilarlo un po' e farlo più sgambato e ritaglio le parti in eccesso. E poi faccio i dettagli che vanno sulla cintura. Adesso faccio i dettagli e i dettagli li faccio con il foam di spessore 2 cm. E in questo modo ritaglio questo triangolino che va davanti con un coltello da cucina. Si taglia molto bene questo coltello. E poi faccio il dettaglio della cintura sempre con il foam da 2 cm e ritaglio la forma più o meno bene con il taglierino e dopodiché andrò a levigarlo per renderlo squadrato. Qui poi ho aggiunto altri dettagli e delle striscioline di foam di spessore 5 mm. Ho aggiunto anche qualche graffio, qualche taglio per renderlo più credibile. Ora faccio il corsetto e prendo sempre le misure con lo scotch e con il cellophane e faccio sempre una metà, disegno la forma che più o meno dovrebbe avere e qui divido la coppa, non so come dire, e la parte diciamo che va sul corpo. Utilizzo sempre l'Evafoam di spessore 5 mm perché a Felix piace molto. Connetto sempre i pezzi con il mastice facendo un sottile strato da entrambi i lati. Queste sono le due coppe del reggiseno e
Poi andrò a scaldarle con la pistola termica su una sfera di plastica per dargli una forma più rotondeggiante. Ora, come vedete, sto utilizzando il Tibra per dare più spessore alla parte interna del corsetto, per dargli anche più rigidità, però alla fine l'ho tolto perché era scomodo e mi dava fastidio e vedevo che non era necessario, quindi ora mi vedete fare questa cosa, ma poi lo toglierò. Poi non l'ho filmato, ma ho incollato le coppe alla parte del corsetto con il mastice e anche della colla a caldo. E questa è la base del corsetto. Ora sistemo alcune imperfezioni e faccio alcuni dettagli con la foam clay, che è un'argilla modellabile che si asciuga all'aria e si liscia con l'acqua, si ammorbidisce con l'acqua e si modella come un pongo praticamente. Quando si asciuga diventa come l'Eva Foam. Quindi alcuni bordi che ci sono qui, alcuni dettagli, ho deciso di farli con la foam clay. Per questo dettaglio ho deciso di ritagliare una forma e di metterla sotto a una specie di foglio trasparente di plastica, perché volevo che fosse simmetrico e volevo avere un riferimento mentre scolpivo la forma. Quindi ho scolpito con il foam clay questa forma, anzi l'ho modellata, e poi per farla simmetrica ho semplicemente girato al contrario il dettaglio che avevo disegnato per avere una traccia corretta. Poi quando si è asciugato l'ho incollato con il mastice sul corsetto. Con il foam di spessore 2 mm invece ho fatto il piccolo dettaglio che andava intorno alla sfera sul corsetto. Per fare le corna ho utilizzato il polistirene, che è un materiale ottimo perché è molto leggero per fare queste cose. Ho tracciato la forma base e dopodiché praticamente ho disegnato tutte le parti che dovevo andare a ritagliare via dal polistirene. Piano piano ho ottenuto una forma squadrata e poi dopodiché l'ho arrotondata e levigata. Ho messo i guanti perché c'è la possibilità di tagliarsi molto male facendo queste cose, mi raccomando, quindi proteggete le vostre mani mentre fate queste cose, vi prego. Così è la forma un po' grezza e poi l'ho levigata anche con della carta vetrata. Come vedete questa è la forma levigata con la carta vetrata. Adesso che ho levigato la forma faccio queste scanalature con il Dremel utilizzando una punta di pietra.
Dopo aver passato con il Dremel la superficie, siccome è tutta smangiucchiata, termine tecnico, l'ho passata con del foam clay molto molto diluito con dell'acqua, proprio per farlo diventare tipo una specie di crema di pasta, quasi diciamo della consistenza molto appiccicosa comunque, in modo che l'ho usata praticamente come uno stucco per tutta la superficie del corno, in modo da renderlo più liscio. Ora utilizzo come primer il Flexbond e faccio in totale più o meno 3 strati. Adesso la superficie è molto liscia e lucida e quindi posso pitturarlo. Poi ho fatto un buco sul corno dove poi inserisco questo cilindro di cartoncino che è quello dello Scottex praticamente. Poi questo cilindro andrò ad incollarlo sulla parrucca. Ho inserito anche un paio di magneti per rendere l'attacco più solido. Per prendere la forma del collo utilizzo sempre il solito metodo, solo che è venuto fuori il colletto troppo grande e dopodiché l'ho modificato in seguito e l'ho fatto un po' più piccolo. Comunque il metodo è sempre quello. Invece per gli spallacci ho semplicemente disegnato la forma, il profilo sul cartoncino e dopodiché ho provato a fare delle prove sempre con il cartoncino per vedere se la forma era quella che volevo. Questo dettaglio, questa parte qui, l'ho fatta con il foam sempre di 2 cm, che è una parte dello spallaccio, mentre lo spallaccio in sé ho sempre utilizzato l'Evafoam di 5 mm, anche se comunque era molto grosso, perché comunque volevo che fosse leggero e non pesasse troppo. Questo dettaglio poi l'ho incollato sullo spallaccio. Poi per renderlo più grosso ci ho fatto un bordo tutto intorno allo spallaccio. Ora vi spiego un attimo la parte dei LED che comunque ho fatto per la prima volta e quindi non è che sono proprio bravissima, ma comunque ho utilizzato una sfera, l'ho carteggiata all'interno per diffondere meglio la luce e ho connesso insieme questi 3 LED dove poi ho messo un interruttore e una batteria. Mi sono affidata molto ai tutorial di Kamui Cosplay per fare questa cosa e anche un mio amico mi ha dato una mano. Per fare i dettagli sugli spallacci ho utilizzato del fil di ferro, no, del filo di alluminio, scusate, e della carta stagnola. Poi ho nascosto i cavi all'interno di questa struttura di carta stagnola e ci ho scolpito sopra con il foam clay. Ho scolpito con il foam clay dando la forma della corteccia e creando queste forme appunto di ramo di albero. Con il Dremel ho fatto anche tutte delle scanalature sulla superficie dello spallaccio e i dettagli che vedete, quelli a cerchio diciamo, sono sempre fatti con il foam clay.
Quando il foam clay si è asciugato ho messo il primer utilizzando sempre il Flex Bond e facendo 3 strati. Per fare il dettaglio a mezzaluna invece ho fatto uno stampo in silicone e la colata in resina, siccome dovevo riprodurlo 4 volte di fila e non avevo voglia di fare 4 pezzi uguali. Per fare le scarpe ho disegnato prima un bozzetto per vedere come farle e dopodiché ho preso la misura con la scarpa direttamente addosso, sempre con il cellophane e questa volta utilizzando un nastro adesivo più resistente. Ho disegnato sempre la forma con un pennarello nero e ho diviso in parti il mio pattern. Come vedete ho diviso il pattern in modo da poterlo appiattire sul foglio o eventualmente sul levafoam. Utilizzo sempre il levafoam di spessore 5 mm per fare le scarpe. Mentre incollo i pezzi insieme li scaldo anche con la pistola termica per dargli una forma migliore. Per fare le striscioline che vanno tutto intorno alla scarpa come dettaglio, ho utilizzato levafoam di spessore 5 mm e ho tagliato delle strisce mantenendo il taglierino inclinato per farle venire fuori con la forma un po' triangolare. Poi faccio sempre i dettagli con il foam clay e utilizzo il quick seal come stucco per il foam. Il quick seal è praticamente uno stucco che si applica con le dita e poi si liscia con dell'acqua. Con il Dremel faccio i dettagli tipo graffi o roba del genere. Per fare il diadema a forma di mezzaluna utilizzo levafoam di spessore 2 cm. Ritaglio la forma a mezzaluna e poi con il taglierino gli do un'angolazione più o meno giusta di come dovrebbe essere. Traccio la linea guida per poi andare a smussare i lati. Prima con il taglierino e poi con il Dremel in maniera più precisa. Ora che ho la forma base, con questa punta vado a scavare i dettagli.
Poi con leva foam di spessore 2 millimetri vado a fare un altro dettaglio e lo incollo sulla mezzaluna. Utilizzo come primer sempre il Flexbond come al solito. Lo dipingo con gli acrilici e utilizzo questi colori. All'inizio gli do lo strato di colore di base e poi vado ad aggiungere i vari punti luce, i vari dettagli e le varie sfumature, mescolando i colori insieme. E questo è tutto. Spero che il video sia stato utile e di ispirazione. Per qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto nei commenti oppure su Instagram e vi risponderò volentieri. Ci tengo a fare un ultimo ringraziamento, dato che siamo quasi arrivati ai 700 iscritti ed è una cosa fighissima per me. Non sono tanti, ma comunque contano, quindi grazie mille ragazzi per il sostegno. Speriamo di crescere sempre di più. Ci vediamo presto!